Se gli Stati Uniti dovessero decidere per una ripresa del conflitto con l'Iran, la risposta di quest'ultimo sarà massiccia e senza precedenti, così come già annunciato dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran. In particolare, se venissero colpite le infrastrutture critiche dell'Iran, l'Iran reagirebbe, colpendo le infrastrutture critiche di Israele e dei paesi del Golfo Persico, che si rendessero complici dell'attacco israelo-americano. Ascoltiamo al riguardo le parole del professor Marandi, analista geopolitico e professore all'Università di Teheran. Penso che ci sia una buona probabilità che assisteremo a un assalto militare, un grande assalto militare. Perché alla fine, se il regime israeliano lo vuole, se la lobby sionista lo vuole, allora probabilmente lo otterranno. Probabilmente ci sarà un altro attacco contro l'Iran. Potrebbe essere un po' diverso dal passato. I governi israeliano e statunitense potrebbero iniziare a colpire le infrastrutture critiche iraniane. Questo significherebbe che l'Iran, a sua volta, prenderà di mira infrastrutture critiche sia in Palestina che nella regione del Golfo Persico. Ma nel Golfo Persico, con il caldo estremo dell'estate, questo metterebbe fine a quei regimi. Voglio dire, immaginate gli Emirati Arabi Uniti senza elettricità, con quell'umidità e quel caldo. Voglio dire, nessuno potrà restare in Kuwait o persino in Arabia Saudita. E per i regimi del Golfo Persico credo che sarà la fine, li porterà alla fine, molto probabilmente. Eppure, l'arroganza dei loro leader non conosce limiti. In futuro dovranno comportarsi in modo diverso. Gli iraniani non permetteranno più che vengano usati come pedine degli Stati Uniti contro l'Iran o contro gli alleati dell'Iran. Quindi, se attaccano le infrastrutture critiche dell'Iran, sarà una sconfitta per gli Stati Uniti, perché i loro alleati verranno annientati. E non è una guerra che vogliamo. Non l'abbiamo iniziata noi. Non vogliamo la guerra. Quindi, adesso ci troviamo in una situazione pericolosa. E penso che ogni giorno che passa, l'avete sentito anche da altri, lo sapete meglio di me, e lo ripeto da tempo, ci stiamo avvicinando a una grande recessione globale. Se le cose continuano così, diventerà una depressione mondiale. Ma se scoppia una guerra, e quella guerra diventa feroce, e cominciano a colpire le infrastrutture critiche iraniane, allora credo che una grande depressione economica, una depressione economica globale, sarà inevitabile. E questo cambierà la vita di tutti. È qualcosa che il mondo dovrebbe davvero temere. Cioè, significa che in futuro non ci sarà più petrolio, né risorse naturali, né GNL, né nient'altro per il mercato globale. Quindi ciò che sta facendo Trump è giocare col fuoco. La situazione dell'economia globale e dell'economia americana è già terribile. È già terribile. Ma ciò che lui e Netanyahu stanno spingendo è una depressione economica globale di gran lunga peggiore di quella degli anni 30. Ma mercoledì il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran ha rilasciato una nuova dichiarazione, minacciando che, se gli Stati Uniti e Israele dovessero attaccare di nuovo, l'Iran risponderà con una guerra che andrà oltre la regione. E sappiamo bene che l'Iran è sempre stato molto coerente con gli avvertimenti, per cui non si può, poi, rimanere sorpresi. Potrebbero intendere di voler includere, nella loro controrisposta, il bombardamento di infrastrutture militari, della comunicazione, cavi internet sottomarini, guerra informatica, contro quei paesi, anche al di fuori dell'area medio orientale, che dovessero dare un sostegno all'attacco israelo-americano, per esempio quei paesi dell'est Europa, da cui potrebbero partire droni e aerei di supporto. In conclusione, se non esistono negoziati segreti, non ne uscirà nulla di buono, né per gli Stati Uniti, né per l'Iran, né per i paesi del Golfo, né per Israele, ma neppure per il mondo intero. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividi.